Buongiorno. Buongiorno a tutti amici, siamo alle colazioni, giornata di partenza, si lascia questa bellissima villa. Alle 11 abbiamo prenotato la macchina, è un signore che abita qua a fianco. Gli ho fatto vedere il prezzo di Grab e mi ha detto va benissimo, per quel prezzo ti porto anch'io, così non devo chiamare nessuna macchina ma ce l'ho già qui. Spesso qua i signori fanno anche i tassisti. Finiamo di ritirare tutto e ci rivediamo dopo per uscire. Ciao. Ciao, a dopo. 9 del mattino. Abbiamo abbassato tutti questi oscuranti perché sta entrando un sole spaventoso e noi ci stiamo allenando e c'è caldissimo. Quindi 9 del mattino, finiamo l'allenamento, 3 docce ed è arrivata l'ora di andarcene, anche da qui. Rita ha chiuso tutte le valigie, anzi ci sta ancora lavorando. Buongiorno Rita. Ragazzi, qualche giorno a Kuta. Kuta è il posto, la costa, la spiaggia dei surfisti, vengono tutti qua a fare surf. 11 meno un quarto ragazzi, guardate come siamo ancora. Vabbè, perché abbiamo finito tutto. Ci siamo allenati, ci siamo fatti la doccia, abbiamo chiuso le valigie. Adesso c'è anche la Rita da questa parte ragazzi. Anch'io. Ci stiamo guardando il nostro video in TV che è uscito ieri. Qui escono ovviamente all'1 del mattino e quindi Rita se lo sta guardando adesso e ce lo guardiamo anche noi. Appena finisce salutiamo questa villa. Video terminato, vado a chiamare il signore, abita qua a fianco e per quello è comodissimo. Una puntualità assurda, ho aperto la porta fuori ed erano tutti e due già pronti, il tipo che ci aiuta a sistemare la casa, chi la gestisce e anche il signore con la macchina. Siamo già pronti, andiamo. Salutiamo la villa e salutiamo questo posto, andiamo a sud. Ci spostiamo. Vamos. Questo così e questo è così. Ok, go. Rita, una delle ultime tappe di questo splendido e lunghissimo viaggio. Sta per concludersi. Sì, adesso ci godiamo Kuta con le sue spiagge. Sì. E poi un'altra chicca e poi basta. E poi si torna alla base. Stanchi, Stanchi, felici e felicissimi anche di riprendere il nostro cammino. Sì, ci sta mandando delle foto Nicola e sono meravigliose. Sono meravigliose, Vediamo certi l'ora. lavori che ci sta già, che ha ultimato e ce li sta facendo vedere. Bravo Nicola. 1 ora e 20 e siamo sulla costa, a sud, totalmente a sud. Traffico tremendo anche verso Kuta, più scendiamo a sud più c'è traffico. Il telefono del nostro autista sicuramente è l'ora della preghiera, anzi sicuramente gliel'ho chiesto e mi ha detto di sì. Sentite, è sicuramente a certi orari prestabiliti il suo telefono inizia i canti indù. Ce l'abbiamo fatta, 1 ora e 50 di macchina in mezzo al traffico, 20 euro. Si poteva spendere anche di meno, ma se li meritano. Adesso andiamo a fare il check-in. Poggiamo le valigie in camera e andiamo a pranzo. Sì. Ho fame. Questo è il benvenuto che ci danno in questo hotel che si chiama Bintang Bali. Salute, Cinci. Un bel benvenuto. Capito tutto, Dado? Sì. Benissimo. Dove dobbiamo dormire? In strada? Di fuori 2 isolati di distanza. Qui abbiamo la sauna e la palestra. Abbiamo preso la camera. Era per 2, adesso ci aggiungono un letto. Camere ragazzi per 40-50 euro a notte. Dobbiamo fare qualche altro giorno qui e poi prendere un altro volo. Rivuotiamo alcune valigie, apri e chiudi per 4 mesi e mezzo. Non ne possiamo più.
Adesso ci porteranno il lettino, lo metteranno qui e non riusciamo più neanche a camminare. Ci mettiamo il costume e andiamo verso la piscina, anche perché c'è il ristorante da quella parte. A me serve il costume. Adesso cerchiamo un po' tutto. Ci siamo un attimo organizzati. Adesso andiamo a pranzo. Tutto da scoprire, ma adesso andiamo a pranzo. Essendo passati dalla Thailandia all'Indonesia c'è un'altra ora di fuso orario, c'era già anche in Malesia, e quindi Davide non inizia più la scuola alle 2:30, ma la inizia alle 3:30 e finisce alle 7, 7:30. Non potremo mai andare dall'altra parte del mondo, perché in Brasile ad esempio, perché lì magari sono 6 ore però prima, quindi inizierebbe la scuola alle 2 del mattino, alle 3 del mattino, bisogna vedere. Ciao. No, grazie. Fuori dall'hotel abbiamo subito il ristorante. Le colazioni in hotel costano 9,30 € per una persona. Quindi abbiamo detto, se le colazioni costano 9,30 € sono 9,18,27, sono 30 € solo per le colazioni, quindi il pranzo sarà 100 €. Allora siamo usciti dall'hotel, abbiamo attraversato la strada e spendiamo 3 € a testa per pranzare. Io mangio questo piatto con pasta, uova, 2 spiedini di pollo. Credo di aver ordinato una cosa fantastica. Sì? Bello, eh? Massiccio. Sono senza parole. Questo invece è il mio e di Rita identico. Buon appetito. Buon appetito. Pranzo finito, ottimo, ho pagato 250.000 di rupie. Fa ridere. Pagato 250.000 di rupie, ragazzi. 250.000. Adesso devo cercare qualcuno che mi noleggi uno scooter. Abbiamo anche il supermarket di fronte. Baggio. Roberto Baggio. Io AS Roma. Nyoman. Yoman. Stiamo prendendo lo scooter per 10 € al giorno più o meno. Motor here, Rossi. Alla fine scooter noleggiato 900.000 rupie, esattamente 50 €. Voleva 1.200.000 se non sbaglio, tipo 60, voleva forse 12-13 € al giorno, l'abbiamo preso per 10. A Ubud prima l'ho pagato anche di meno, intorno ai 45, 5 giorni, quindi era giusto contrattare, ma gli è andata bene immediatamente. Comunque torniamo, io vado a scuola e voi andate in giro, maledetti. Sì, io in giro in piscina, ci sono 40 gradi. Sì. Raggiungiamo immediatamente la piscina, immediatamente ci facciamo un bagno. Stavo chiacchierando col ragazzo dello scooter e mi ha detto che c'erano 40 gradi oggi, magari 40 non sono, ma 36 sì. C'è davvero tanto caldo, ragazzi, tanto. Caldissimo. Giardino stupendo, Grattissimo. giardino meraviglioso, ci sono 3 milioni di camere, guardate che grande, ci sono camere qui, ci sono camere qui, dappertutto, 3 piani. Cioè, guarda questa pianta, Rita. Che bella. Che bello. Anche la piscina dovrebbe essere molto bella. Piscina davvero strepitosa, e qui ho visto già che c'è il bar in acqua. Ne avevo visto uno in Tunisia da ragazzo in un viaggio che avevamo fatto con Rita. È bellissimo. Adesso vi facciamo vedere la spiaggia che è attaccata al resort. Si può andare in spiaggia direttamente da qui. C'è un po' di sporcizia che potrebbero pulire, non costerebbe nulla passare con un trattore che lascia solo la sabbia pulita. Gli indonesiani hanno delle barche totalmente differenti dai thailandesi. Tocchiamo l'acqua, vediamo se è calda. Che ne dici? Bella. Bella. È una bella spiaggia, bella pulita. Facciamo 2 passi, vediamo anche cosa c'è qua dietro.
Tutta la costa è così, residence, resort, piscine e spiaggia davanti. Comunque l'acqua è bollente anche qua. Qua c'è la barriera corallina perché vediamo le onde infrangersi al largo. Vedete qua avanti tanti turisti. Queste temperature in pieno inverno da noi attraggono alla grande. Comunque qui un altro resort bellissimo. Hanno apparecchiato bordo piscina, chissà se si stanno preparando per la cena o una merenda. Lo scopriamo dopo, adesso ci facciamo un altro bagno perché ci siamo fatti 2 spiagge sotto il sole a 40 gradi. Wow! L'ho beccato! Bella! È ghiacciata! Congelata? Fredda, Congelata! Preferisco l'acqua. 1, 2. Ho coraggio. Poi coraggio. 1, 2, 3. Ah, però una volta che sei dentro, bella. Andiamo a comprarci 2 bottigliette d'acqua perché stiamo iniziando a schiumare, vero Rita? Sì, stiamo O morendo anche di una sete. Coca-Cola fresca, qualcosa di fresco ce la possiamo comprare. 5:25 ci facciamo un giro in scooter, tanto Davide alla scuola sino alle 7:30 e noi vogliamo scoprire un po' cosa c'è intorno. Non abbiamo ancora visto assolutamente niente, così magari capiamo anche dove poter cenare. Qua stanno apparecchiando per cena, col tramonto di fronte alla piscina e di fronte alla spiaggia, molto bello, però qui sicuramente si paga tanto. Fuori spendiamo 1/10. Prima di prendere lo scooter siamo venuti a vedere la palestra e qui c'è anche la sauna. Non entro in una palestra da anni, era il mio mondo, io vivevo dentro le palestre da quando ero ragazzo. Poi siamo partiti e non sono mai più entrato. Mi fa anche un certo effetto, era davvero il mio pane questo. Bella questa palestra, è molto bella. Che bello, mi viene da piangere, che storia. Quanti anni e quante ore ho trascorso dentro questi ambienti. Adesso mi peso, 70, 80, 88, 89 kg peso. Ho sempre pesato intorno agli 80, periodi di molta massa e zero grasso, ho pesato anche 84 di muscoli, di massa magra, era bellissimo. Eh sì, 51 kg. Qui ci sono i bagni, gli armadietti, docce e questa probabilmente è anche la sauna. Eh sì, anche accesa, che caldo. Molto bello, tutto in ordine, pulitissimo, funzionante al massimo. Primo giro di perlustrazione acuta. La prima cosa che noto è che c'è sempre più traffico. Questa è la situazione acuta, un traffico infernale, non è possibile. Ho
Ho visto una mostra di macchine qua, macchine antiche, macchine particolari, e voglio portare a Dado. Ho messo un cuoricino così mi ritrovo il punto per poter tornare. Un casino assurdo girare in scooter, mi passa anche la voglia, anche perché poi comunque non è che ci sono da vedere, non è che sia a Roma e giri e vedi il Colosseo e vedi la Fontana di Trevi, vedi solo bancarelle e piccoli negozietti dove vendono cibo, e quindi forse potevamo anche non prenderlo lo scooter, si usciva a piedi qua intorno, si visitava qualcosa qui intorno e basta. Questa è una mia considerazione attuale, poi magari cambio anche idea. Adesso invece voglio vedere se riusciamo a vedere a immortalare un bel tramonto. Comunque il bar dentro la piscina è sempre una figata. Qua stanno organizzando una cena con i fiocchi. 7:30, Davide avrà finito la scuola, adesso rientriamo, però prima di rientrare vi faccio vedere cosa organizzano in questo resort. Musica e uno spettacolo per le persone che si siedono qua e cenano di fronte alla piscina. 3, number 3. Eccoci in camera, mi sono fatto la doccia, se la sta facendo Rita, Dado ha finito la scuola e usciamo. 8:05, ho fame dalle 5:30 della sera, quindi direi che possiamo andare. 4 minuti, 900 metri e facciamo un regalo a Rita che ama la pizza. Andiamo in una pizzeria italiana dove fanno però anche dei piatti diversi, quindi fanno anche cucina. Ho visto dei piatti in fotografia, tortellini alla panna e prosciutto, eccetera, eccetera. Okay. Piano? Piano... La brasserie. No, 1. 900 metri in scooter, 4 minuti. Ci troviamo alla Dolce Vita e fanno un sacco di ottimi piatti, poi ho letto tante recensioni e sono tutte positive, quindi ci siamo fidati. È strapieno di gente, non c'è un tavolo libero, vuol dire che si sta davvero bene. Siamo indirizzati per la pizza, anche se adesso vi faccio vedere, ci sono dei piatti molto interessanti. Io una 4 formaggi me la farei volentieri, sperando che sia buona. L'ultima 4 formaggi che ho mangiato era fantastica. Mi può piacere molto anche un piatto di tortellini oppure un piatto di gnocchi al pesto, anche questo deve essere davvero squisito. Ragazzi, sono arrivate le pizze, questa è la mia siciliana, che è una margherita ovviamente con prosciutto, uova, parmigiano e doveva avere in origine anche le melanzane che ho fatto togliere. Io ho una 4 formaggi tremenda e Rita invece abbiamo detto boscaiola. No. Sì, è una boscaiola. Buona. Buon appetito! Oggi col boccale, Gigi. Io con un bellissimo bicchierone di vino. Questo è il secondo limoncello che beviamo in 5 mesi. Salute Rita. Bisogna gustarselo. Poi guarda quant'è. Appena le ho viste ho pensato subito a Dado e adesso lo sto portando. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno alla mia splendida famiglia. Buongiorno. Rita informissima, pronta, 8-10. Pronti per andare a fare colazione. Perché ieri gliel'abbiamo chiesto dopo il pranzo, ci hanno detto che alle 8 aprivano per le colazioni, quindi noi puntualissimi, alle 8-10. certo, alle 8-2 saremo di fronte alla serranda. Come apro siamo noi. Beh, va bene, andiamo. A Bali, amici, una giornata meravigliosa, sono già 30 gradi, oggi si arriverà di nuovo a 40 come ieri. Andiamo a piedi perché è di fronte all'ingresso. Sì. Io e Dado prendiamo un panino con pollo, verdure, pomodori, quindi abbiamo le proteine e i carboidrati. Poi abbiamo preso un piattone di frutta e 2 spremute d'arancia. Rita quel piattone di frutta, un tè e basta. E basta. Wow. Spremutona, Dado, guarda che bei bicchieroni, salute. Mi piace un po' pericoloso per dire la verità, però prima ordinazione della nostra colazione. Chicken burger. Questo è il secondo piatto, una frutta, è totalmente diversa dalla foto, però sembra comunque buona. Cosa hai comprato? Ho comprato i petardini dal signore. Ce li stavamo sparando a vicenda. Ragazzi, ho lavorato un po', adesso vado a vedere Rita e Dado che stanno allenando in palestra. Che ridere. C'è che bravi! C'è che forti! Come si fanno gli stacchi da terra? Voglio fare gli stacchi da terra! Domani torniamo insieme e ci rialleniamo anche poco meglio, magari facciamo qualcosa di fatto meglio, ok? Si va a pranzo qua vicino, il primo che troviamo ci fermiamo, il primo ristorantino che ci ispira. 3 minuti di scooter, 2 per dir la verità, e ci siamo fermati nel primo ristorantino che ci ha ispirato. C'è di tutto, aglio e olio, carbonara, bolognese, c'è di tutto. Pasta aglio e olio orrenda. Carbonara più orrenda di quella di Dado. Piatto di Rita discreto, dai. Una carbonara, una pasta aglio e olio, un piatto di Rita che c'erano 3 spiedini e 2 cose fritte, 17 euro in 3, 5,50 euro a testa abbiamo speso. Grande Dato, buona scuola. Ciao, anche a voi. Grazie. Faccio scuola di piscina. Buon pomeriggio. Si esce e si va ad esplorare un'altra costa di Bali. Si esplora praticamente, adesso siamo a sud e andiamo nella costa est, sud-est. Ci sono delle spiagge e sarà anche dove prenderemo l'ultima casa prima della fine di questo viaggio. Ci sarà solo una sorpresa dopo quest'ultima casa. Dopo 38 minuti di scooter ci troviamo a Bandawa, è una spiaggia
come vi ho detto, a est di Bali, a sud-est di Bali. L'ultima casa l'abbiamo presa da queste parti. Ci siamo allontanati dall'aeroporto, sicuramente non è una scelta troppo intelligente, però magari è anche uno degli ultimi posti belli qua, e magari andando da un'altra parte avremo trascorso gli ultimi giorni in un postaccio. Give me your attention. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. La prima bella spiaggia di Bali, con sabbia bianca, fine, e anche un bel mare. Adesso vi faccio vedere. E qui c'è la barriera corallina, infatti si infrangono le onde a largo. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Qua è bellissima l'acqua. Qua è stupendo, Rit. E noi abbiamo, credo, la casa, l'ultima di questo viaggio, proprio qui. Vediamo. Adesso guardo. Adesso guardo. Che sta portando via la corrente. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice. Finalmente abbiamo trovato dell'acqua cristallina. Meraviglioso, bellissimo. Spiaggia, acqua cristallina, spiaggia meravigliosa, pulitissima. Avevamo sempre sentito parlare di Bali, sempre sentita nominare. Una corrente. Incredibile, sembra un fiume. Guarda. Give me your attention. Attico star ferma, incredibile. Pazzesco quel pesciolone che abbiamo visto e non abbiamo capito che cosa sia, magari riguardandolo voi al computer, oppure se voi sapete che cos'è e noi non l'abbiamo ancora scoperto, scrivetecelo. Pensate che l'ho visto da 40-50 metri, ero in alto col drone, quindi è gigantesco, deve essere gigantesco. Poi sono sceso sino a 10 metri, ho zoomato, è uscito per respirare, l'avete visto anche voi, ed è gigantesco, chissà che cos'è. Vedremo bene al computer. Cioè, vederlo da così in alto vuol dire che era grande più di un essere umano, molto di più, perché era sott'acqua, io l'ho visto nuotare sott'acqua. Il sole è tramontato dietro questa montagna, andiamo a berci un bicchiere di birra io, che ho bevuto 2 birre in 2 mesi, e un tè Rita. Vedete il sole? Domani ultimo giorno in quell'hotel dove siamo, in quel resort.
e dobbiamo per forza vedere il tramonto, perché dicono che si possono vedere i tramonti migliori del mondo, più belli del mondo. Non mi ricordo neanche se mi sono mai bevuto una birra indonesiana in Indonesia. Forse è la prima addirittura. La prima. Pensa quanto ho bevuto poco. Salute a tutti amici. Una Bintang, che è il nome del resort dove siamo noi adesso. Comunque alla fine siamo a mezz'ora da quella spiaggia, quindi potremo anche tornare domani con Davide e goderci il mare tutto il giorno. 7:30 e anche oggi il pomeriggio ce lo siamo goduto. Com'è andata la scuola? Bene. Bene. From here we have squiddy Bello, and then Panama belle queste. from the river Ok, and then ok, snapper. ok, one. Abbiamo scelto i gamberoni, il calamaro, il pesce, ci fanno tutto grigliato qui. Lo pesano di fronte e ce lo arrostiscono di fronte. Buon appetito, abbiamo dei bei piatti davanti. Buon appetito e salute a tutti amici. Wow, vino ghiacciato ed è arrivato il calamaro appena scelto. Mangiato pesce fresco, squisito, pagato intorno ai 45 euro in 3, ma mangiato gamberoni, mangiato calamari, mangiato un pesciolone gigante, verdura, 2 coppe di vino, fantastico. La strada per farci passare, fantastico.